Prova a prendermi, Catch Me If You Can in lingua originale, è un film del 2002 diretto da Steven Spielberg e interpretato da Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. È l'adattamento dell'omonimo romanzo autobiografico Catch Me If You Can di Frank William Abagnale Jr., pubblicato nel 1980. Il film si è affermato fin da subito come un grandissimo successo, incassando ben 352 milioni di dollari a livello globale a fronte di un budget di soli 52 milioni. La presenza di grandi nomi nel cast ha certamente contribuito a raggiungere questo risultato e ancora oggi il film è ricordato come uno dei migliori realizzati da Spielberg negli ultimi anni. Tale successo di pubblico e critica ha portato Prova a prendermi ad ottenere anche 2 nomination agli Oscar, grazie a John Williams per la miglior colonna sonora e a Christopher Walken per il miglior attore non protagonista, nel ruolo del padre di Frank. La sceneggiatura, scritta da Jeff Nathanson, presenta pochissime differenze, che vedremo poco più avanti, rispetto all'autobiografia originale, e quelle poche che ha attuato sono sempre state realizzate con il consenso del vero Abagnale, che ha assistito al processo per garantirne la veridicità. Il film ha preso così forma con location individuate in oltre 140 località tra gli Stati Uniti e la Francia. Tali spostamenti non sono stati in realtà un problema per Spielberg, che è riuscito a completare comunque le riprese in soli 56 giorni. Il protagonista della storia è il sedicenne Frank William Abagnale Jr., interpretato da Leonardo DiCaprio, il quale, nella New York degli anni 60, precisamente nel 1964, si ritrova a dover scegliere con quale dei 2 genitori voler vivere, dato che essi stanno per divorziare a causa di alcune tensioni coniugali dovute principalmente ai problemi del padre con il fisco. Frank però, piuttosto che dover prendere una decisione, preferisce fuggire. Intraprende così una vita in totale indipendenza, sviluppa un grande talento come truffatore, arrivando a fingersi prima pilota di aerei, poi medico e infine avvocato. Con il nome di Frank Williams e contraffacendo una licenza da pilota, si è spacciato come co-pilota per la compagnia Pan Am. Si stima che in tali vesti abbia preso parte ad oltre 250 voli in 26 paesi diversi. Durante tale periodo ha avuto a disposizione soggiorni totalmente gratuiti. Sotto il nome di Frank Connors, invece, dopo aver falsificato una laurea in pediatria all'Università di Harvard, esercita la professione di medico in un ospedale di Atlanta, dove conosce l'infermiera Brenda Strong, sua futura fidanzata. Per ottenere la sua mano si spaccia anche per laureato in giurisprudenza e dopo aver studiato per sole 2 settimane passa l'esame di Stato e diventa avvocato in Louisiana. Così facendo riesce a guadagnare una fortuna, circa 2 milioni di dollari in meno di 5 anni, e a vivere una vita all'insegna di sfrenati piaceri. La sua attività però non passa di certo inosservata e sulle sue tracce si pone l'agente dell'FBI Carl Herrety, interpretato da Tom Hanks, il quale intraprende così una frenetica caccia all'uomo. A sfavorirlo però vi è il fatto che nessuno sa quale sia la vera identità del truffatore, dato che cambia continuamente il proprio nome, la propria professione e il proprio passato. Nel 1969 Herrety riesce finalmente a trovare Frank, in un piccolo comune francese in cui era nata sua madre, e riesce a catturarlo mentre stava stampando degli assegni falsi in un laboratorio. Frank viene così condannato a 12 anni di carcere in isolamento. Dopo aver scontato i primi 6 mesi proprio lì in Francia in pessime condizioni, riesce ad essere estradato negli Stati Uniti grazie allo stesso Herrety. Poco più tardi gli verrà proposta una riduzione della pena qualora avesse collaborato con l'FBI, cosa che Frank accettò di fare diventando anche amico stretto di Carl.
Secondo il vero Frank William Abagnale Jr., circa l'80% di ciò che ha scritto nella sua autobiografia, a cui Nathanson si è ispirato per scrivere il copione di Prova a prendermi, rimane autentico e piuttosto preciso nella sua rappresentazione dei fatti. Tuttavia, ci sono alcune differenze tra il libro e la pellicola e nel corso degli anni Abagnale ha rilasciato molte dichiarazioni a proposito dell'autenticità del film. Nella sua biografia, Abagnale ha scritto che suo padre non era soltanto un uomo per bene, senza debiti, ma anche una delle sue prime vittime. Le prime truffe del ragazzo, infatti, riguardavano proprio la carta di credito del padre, mentre nel film ciò non succede. Frank nella realtà è il terzo di 4 figli, nel film invece risulta essere figlio unico. In realtà Frank ha usato ben 8 diverse identità da lui ideate, mentre nel film ne sono rappresentate solo 3, quella di pilota, di medico e di avvocato. Sotto il nome di Frank Adams ha falsificato una laurea alla Columbia University ed ha avuto modo di insegnare per un semestre sociologia alla Brigham Young University. Nel film invece l'unica scena che ricorda questa identità è quando ancor prima di diventare un truffatore si era spacciato per supplente di francese nella sua scuola, dando lezioni per una settimana all'insaputa di tutti. Nella realtà Abagnale ha lasciato la professione di pediatra dopo aver quasi rischiato di far morire un bambino a causa della sua inesperienza in materia e successivamente, sotto il nome di Robert Black, è riuscito a falsificare una laurea in legge, passando poi l'esame per professare in Louisiana. A 19 anni si è ritrovato così a lavorare nell'ufficio legale più importante dello Stato. Nel film invece smette di fare il medico solo per diventare avvocato e lavorare nello studio del padre di Brenda, sperando di entrare nelle sue grazie per poter sposare la figlia. Frank afferma che dopo essere fuggito non ha mai più visto o parlato con suo padre in tutta la sua vita. Spielberg, tuttavia, ha deciso di inserire 2 scene in cui i due si rincontrano, credendo che ciò avrebbe potuto aiutare la narrazione. Un'altra dinamica di Prova a prendermi che si discosta dalla realtà è il rapporto tra Frank e gli agenti dell'FBI. Essi di tanto in tanto inseguivano Abagnale, ma lui non ha mai avuto una relazione così personale con nessuno di loro, come succede nel film con Enreti, e dice: «Non li chiamavo ogni Natale, perché avrei dovuto farlo? Non volevo che l'FBI sapesse dove mi trovassi». Anche questa, tuttavia, è stata una scelta di Spielberg. In questo modo ha potuto dare più visibilità a un attore del calibro di Tom Hanks, dato che ricopriva un ruolo secondario. Inoltre, a differenza di quanto accada nel film, Frank non è mai finito sulla lista dei ricercati dell'FBI, dal momento che questa è riservata solo ai criminali violenti. L'agente dell'FBI che ha dato la caccia a Frank si chiamava in realtà Joseph Shea. Nel libro si chiama Sean O'Reilly, mentre nel film è Carl Henretti. Dal momento che Shea lavorava ancora per l'FBI quando Prova a prendermi è stato pubblicato, Frank ha giustamente deciso di non includere il suo vero nome. Per concludere, il film rappresenta quasi alla perfezione l'inverosimile e affascinante storia di Abagnale, con piccole differenze ben calibrate da parte di Nathanson e Spielberg per garantirne l'autenticità e la fruibilità per il pubblico.